Buongiorno ragazzi, finalmente un nuovo video di enduro chiesto da tantissimi, e per chi di voi non l'avesse ancora capito siamo in sella al nuovo 150 TPI della KTM e oggi scopriremo come va. Una cosa che notiamo subito, anche senza essere ancora in enduro, è la velocità di trasferimento un pochino bassa, perché ovviamente è un cilindro piccolo e rapportato abbastanza corto, quindi siamo diciamo sotto coppia sui 60, dopo la senti che inizia un po' a stare su di giri, quindi diciamo magari non adatta a lunghissimi trasferimenti, mentre per esempio il 252 tempi che avevo riuscivo a mantenere gli 80-90 a filo gas. Però insomma questo mi sembra una cosa normalissima essendo un 150. Qui sono stato di proposito un po' sotto coppia per vedere come andava la moto sui bassi regimi e mi ha sbalordito perché non muore, in basso è sempre pronta, guardate, sale anche a bassi giri come se niente fosse. Questa cosa mi piace tantissimo perché quando sei un po' più stanco o comunque c'è un punto più difficile, avere la moto su di giri non è facile da controllare. Vedete come sale? Pietraia o strada facile? Hanno optato per la più semplice, probabilmente perché dopo l'estate sono tutti un po' fuori forma, compreso me, C'è un sacco di rametti qua, fanno scivolare un sacco. Oh, buca. Dove si va? Dritto? Ragazzi, il capofila è un matto, viene quasi tutto l'anno, anche da solo, quando non c'è nessuno parte viene. Non sente seghe, come si dice qua in Toscana. E quindi niente, come lo fai scappare un attimo vola. Conosce questi boschi a memoria e gli dà anche del gas. Sono arrivato poco convinto. Ero arrivato male alla prima, ma alla seconda no, ho fatto meglio. Oddio, ho preso la stanchezza dopo aver fatto quel pezzo. C'ho quasi la nausea dal fiatone. Avevo preso il sasso un po' storto e per quello mi è andata via la ruota dietro. Devo dire che la moto con queste nuove plastiche, il radiatore è abbassato di 1 centimetro e quindi strinta anche le plastiche davanti, cioè è veramente strettissima tra le gambe. Sento le gambe veramente strette vicine alla moto che aderiscono bene, quindi riesco a stringere senza fatica la moto anche se sono fuori allenamento.
Una cosa che ho notato rispetto anche al 250 2019 è che la 250, quando andavi di freno motore, diciamo, a frizione rilasciata, ti tirava gli schiocchi tan 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 e ti dava delle botte in avanti, cosa che su questa qui non fa. Io credo anche sulla 250 2020, perché è una cosa che è stata sistemata appunto sulle 2020. Un'altra cosa che è stata fatta è stato messo un ulteriore sensore di pressione che appunto serve per la carburazione, e quindi la moto è più fluida e sempre alla miglior carburazione possibile, se così si può chiamare, soprattutto quando in enduro facciamo cambi di quota, di umidità e quant'altro. Anche il telaio è cambiato. Se vi dicessi che sento una grossa differenza sarei bugiardo, perché ovviamente secondo me lo si può sentire un pilota esperto, dicono sia diventato più rigido e quindi più preciso e maneggevole. Oltretutto sono stati aumentati alcuni rinforzi, è stato rotato di 1 grado il motore in avanti per abbassare il baricentro. Però queste penso siano cose che solo un vero esperto può notare, forse, mentre sicuramente il fatto del sensore a pressione, fianchetti più stretti, quello lo può notare chiunque, come me infatti. Sto meglio ora di una mezz'oretta fa, sto iniziando a sciogliermi, quindi anche se sono un po' più stanco a livello di fiato sento meglio le braccia rispetto a prima. Ragazzi, voglio fare un ringraziamento speciale a Ferrando Motor, concessionaria ufficiale KTM Husqvarna per Lucca, KTM Husqvarna Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, Vespa, Scarabeo su Livorno, per avermi concesso di utilizzare questa splendida moto per il test e per le nostre girate d'enduro. Quindi se vi fa piacere vedere questi video, mi raccomando, seguite la pagina Instagram Ferrando Motor e la pagina Facebook Ferrando Motor, in modo da fargli capire che volete poi vedere questi video quest'anno e il prossimo. Bomba! Sentilo come gira il 150. Mi stava scappando l'anteriore. Si sta iniziando a prendere confidenza ora. La cosa divertente è che il motore secondo me è perfetto per sentieri del genere, che riesce a tirare un po' la marcia, a divertirti quando apre. Già col 250 non facevi in tempo a spalancare che dovevi chiudere. Ragazzi, adesso facciamo la spaccabracci, che per chi mi seguiva sul canale l'anno scorso se la ricorderà. L'ho fatta anche alla prima endurata e sono cascato tipo 5 volte a salire. E adesso fuori allenamento vediamo che riusciamo a fare. Ho chiesto, adesso si fa una stradaccia? No, no, è solo un pezzo. Praticamente è un sì. Se non andavo almeno una volta in terra oggi, vuol dire che ero andato troppo piano.
Ho boccato vela sbagliata. A sinistra. Questa salita qui solitamente la facevo in seconda col 2,50, che sotto coppia probabilmente moriva meno. Qua invece devo affrontarla in prima, che era veramente troppo lenta. Oh, io sono stanco. Adesso c'è un punto tosto, infatti non sapevamo se farlo perché siamo veramente stanchi o comunque fermi da più tempo. Poi è bella ripida e sembra anche bella scivolosa. Fallo raffreddare un attimo e poi ti aiuto io. Quindi ho dato una mano. Ora tocca a noi. Cazzo di rovi. Ce la faccio più! Ragazzi, dopo tutti questi mesi senza fare enduro, dire che sono distrutto è dire poco. Abbiamo fatto anche delle parti impegnative che mi hanno devastato. Devo dire che questo 150 mi ha stupito in positivo. Per certi versi mi sembra quasi di guidare il 250, quindi mi ci sono trovato abbastanza a mio agio, passi veramente presenti. L'unico tratto dove mi sono trovato un po' più in difficoltà è nelle parti dove ero stanchissimo e molto complicate, però sicuramente quello è dovuto anche al mio poco fiato e il poco allenamento, e dove andavi veramente piano avevi bisogno di tanta coppia, e allora il 250 riusciva a aiutarmi meglio. Questo ovviamente o lo facevo salire un po' di giri e lo tenevo su io, o mi aiutava poco, e devo dire che consuma anche veramente poco. Ora non so quant'è che stiamo girando, ma la benzina è qua, c'è ancora quasi tutto il serbatoio. Considerate, avremmo fatto dalle 8:30, adesso sono le 11. Ragazzi, io sto rientrando al furgone, spero che questo 150 vi sia piaciuto, anche se io sono fuori forma. Devo dire che mi è piaciuto veramente tanto. Per chi non vuole una moto estrema come possono essere il 250 e il 300, questa fa veramente divertire. Mi ha stupito veramente tanto in basso, perché in basso riesce a riprendere quasi sempre. Avremo modo di testarla ancora meglio le prossime endurate, anche quando avrò ripreso un po' di fisico da endurista e un po' di fiato soprattutto. Ringrazio ancora una volta Ferrando Motor, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi e commentate facendomi sapere che cosa ne pensate di questa bestiola. Ok ragazzi, siamo tornati in paese, adesso basta gas. Bella!